Il meteo sta cambiando e le temperature sono in aumento. E voi cosa ne sapete del climate change? Pensate che possa minacciare i vini della Franciacorta? Questo è Wine Actually, io sono Simone Roveda Ed oggi vedremo come il cambiamento climatico stia interessando la Franciacorta. L'aumento delle temperature incide sul ciclo vegetativo della pianta, causandone varie ripercussioni come cicli più veloci, stress idrico o alterazione del profilo aromatico. Il rischio più grande è quindi di arrivare a vendemmiare delle uve sbilanciate che potrebbero risultare con bassa acidità. Ma a noi, per produrre metodo classico, serve alta, oppure che presentino alti residui zuccherini, portando quindi a realizzare vini dall'elevato volume alcolico, ma a noi serve basso. Altrimenti perderemmo quella freschezza e piacevolezza che troviamo in ogni calice di Franciacorta. Quindi la viticoltura deve adattarsi a questo cambiamento. C'è bisogno di nuovi strumenti. Ho girato la Franciacorta con chi sta sperimentando questi nuovi strumenti, Mario Falcetti. Ho subito notato le stazioni meteorologiche apposta per l'agricoltura. Sono circa 60 interconnesse tra loro e forniscono dati aggiornati ai soci del consorzio. Ma le stazioni agrometeo non sono l'unico elemento introdotto in vigna. Mario mi ha parlato dei test in corso su irrigazione e reti antigrandine, in collaborazione con l'Università di Milano. Per l'irrigazione si tratta di un nuovo sistema multifunzionale di nebulizzazione che gestisce gli stress idrici e termici, mentre con le reti antigrandine si cerca di mitigare gli effetti del sole sui grappoli grazie all'ombreggiatura, estendendone il ciclo di maturazione, oltre che proteggerli dagli eventi atmosferici sempre più violenti. È stato poi realizzato un vigneto sperimentale dal Consorzio per attività di ricerca e sviluppo. In primis sull'Herbamat, un antico vitigno introdotto per rafforzare il legame tra vino e territorio, ampliare la complessità del vino e mitigare gli effetti del climate change. Contribuisce a dare freschezza ai vini senza alterarne il profilo aromatico, poiché è neutro. Vi è anche uno studio sui piwi, ossia i vitigni resistenti alle malattie fungine, per puntare ad un miglioramento in chiave di resistenza. Infine si stanno dedicando anche allo studio dei porta-innesti. Dovete sapere che in generale le viti sono composte da due parti, il porta-innesto e il vitigno, innestate tra di loro. Il consorzio sta selezionando porta-innesti resistenti alla siccità, in grado di garantire una produzione di qualità. La necessità di verificare l'efficacia delle nuove tecniche ha dato vita, in collaborazione con la Fondazione ITS Symposium, ad un progetto ambizioso. Il primo laboratorio di un consorzio italiano interamente dedicato alla ricerca vitivinicola. E con Mario ho avuto il privilegio di assistere alla prima vendemmia in cui è operativo, la 2024. In pratica, vinificano separatamente le varie uve, in cui si sta sperimentando tutto ciò appena raccontato. Realizzano qualche bottiglia per ciascun test e verificano quindi come ogni sperimentazione influenzerà il calice finale. I vini ottenuti dalle vinificazioni in laboratorio in primis saranno il momento di verifica finale della bontà delle scelte fatte in campagna, creando poi un'enoteca permanente presso il consorzio, sia per valutazioni di tipo orizzontale che tipo verticale, ma soprattutto ci servirà anche a spiegare che cosa sta avvenendo in Franciacorta. Il legame tra la Franciacorta e il cambiamento climatico è un intreccio complesso. Scopri di più su franciacorta.wine e preparati a nuove sorprese nel prossimo episodio di Wine Actually.